Benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio condividere con voi una scoperta che ho fatto. Tutti cercano l'oro nelle pieghe del fiume dove l'acqua lo deposita oggi, ma io sto guardando altrove. In questo punto l'acqua non è mai arrivata nei tempi moderni. L'oro è qui, imprigionato in uno strato primordiale. Allora, qua mi sembra che sia tutto a posto, bello spianato. Quello è il vostro scavo, che adesso vedrò. Un po' d'acqua è entrata, visto, dalle piogge di ieri. E niente, tolgo quei sassi e scavo un po' lì, vediamo com'è. Il livello dell'acqua è praticamente a livello del badile, del manico del badile, il pezzo finale. Secondo video. Allora, Roby, guarda l'acqua, guarda dove sono io. La vedi la piccozzina, la dimensione della piccozzina? Quanto sono sotto? Non so se riesci a capire il livello. Acqua. L'acqua dovrebbe stare a quel sasso lì, guarda. A quel sasso lì dovrebbe esserci l'acqua. E invece sono più sotto. E scavando in quel buco qua, con un secchio di materiale, questo è il risultato. Una ben visibile e tante piccoline. Ho superato il livello del 2013-2014, sto andando sotto, direi ottimo. Allora Roby, ti faccio un altro piccolo video che poi vedrai dopo perché non partono. Sono sceso ancora un pelino, ho preso anche le misure della profondità e tutto il resto, poi dopo a casa controllo meglio. Adesso sono arrivato in uno strato in cui ci sono sassolini e anche l'acqua fa fatica a scendere, e in quello strato lì adesso ti faccio vedere il risultato. Secondo me ho toccato un altro strato, diciamo, storico. Comunque sono contento perché la teoria è stata giusta. Non avrei scavato qui, avrei scavato sotto, però non è che cambiava un granché. Qua sono andato avanti perché mi ha detto che c'era ancora oro e quindi mi è stimolato, altrimenti andavo dall'altra parte. Allora Roby, sono sceso ancora di più, l'acqua del secchio ogni tanto mi finiva dentro e adesso sono arrivato a questa profondità qua. Adesso vi faccio vedere la profondità. Questa qua è la picozza, guarda la picozza, esco fuori dal buco, guarda dove è il livello dell'acqua. Tu prendi riferimento sempre quello là sotto, adesso stavo cercando di fare un gradino ma non è ancora solido il terreno per farlo. Qua sotto ci sono tanti piccoli sassolini, è un nuovo strato questo, a parte questo che è un sassone, e in questo strato qua con questi sassolini, li vedi? Questi, ce ne sono tanti. Questo è il risultato di un secchio. Ti metto il dito così hai il parametro delle dimensioni. Dito è un guanto, quindi la metà di un dito questo, cioè il guanto è il doppio, no? Guarda che carina questa. Quindi posso dire che adesso farò altre ricerche, vedrò la profondità, guarderò quel prospetto fatto con l'intelligenza artificiale per capire un attimino quale stato è questo, oppure aggiungo nuovi dati e vediamo se fa qualche modifica a quel prospetto che ti ho fatto vedere. Ok Paolo, ottimo, bellissimo lavoro, complimenti, bella scoperta. Ci aggiorniamo più tardi, ciao! Mi spiego, sono in call intanto. Se con la batea tu riesci a vedere il concentrato di una zona dove sei sicuro che il fiume non ha concentrato e paragonarlo con quello lì, se c'è tanta roba pesante molto in più, forse si può
dire che lì è una zona in cui il fiume è concentrato. Scusami, sto tenendo un orecchio di lì intanto parlando con te, però penso che tu abbia capito, che mi sia spiegato correttamente. Beh, se sono 7 secchi e tutto l'oro proviene dal fondo e non dalla superficie dove c'era ancora oro, è interessante, perché potrebbe voler dire che sotto, andando ancora più sotto, c'è ancora oro. Sulla carta sì, c'è da capire se sotto passava l'acqua o è solo quello di sedimento, no? Visto dove siamo, potrebbe essere solo sedimento. C'è da capire se l'acqua è passata una volta o non c'è ancora arrivata lì l'acqua. Giorno 1. Porto una piccola canaletta per incominciare a esaminare il materiale che trovo in questo scavo, per capire la quantità d'oro e quale tipo di granato posso trovare. Quindi sarà un esame molto visivo. E la teoria qual è? L'acqua corrente non ha mai modellato questo strato. Non troveremo una vena o una concentrazione d'oro. Qui l'oro è distribuito in maniera uniforme in tutta la matrice. È una sfida diversa, ogni secchio nasconde una promessa diversa. Notate, sono a pochi centimetri dall'acqua e nello scavo non entra nulla. È come se ci fosse una barriera che separa l'acqua dallo scavo. Verso dentro una paletta d'acqua e questa viene assorbita. Quindi mi trovo in una situazione molto particolare, direi unica. Com'è possibile che lateralmente non entra e anche sotto non trovo acqua? Potete notare la profondità, non sembra molto, ma sono già oltre 40 centimetri. Ora trovo uno strato di roccia, pietrisco, e incomincio il primo test. Il primo test qual è? È quello di versare dell'acqua e calcolare il tempo che ci impiega questa a venire assorbita dal buco. Questo processo continuo a farlo finché non si satura, nel senso che l'acqua non viene più assorbita. Il tempo ve l'ho messo realistico, cioè nel senso quello che ho cronometrato è quello che vedete lì. Ovviamente è velocizzato per una questione di video, è 1/5, quindi vuol dire che i 10 secondi di quel cronometro sono 50 secondi. Sono al secondo secchio. Osservare come l'acqua penetra, questo mi dice quanto lo strato è isolato. Se il terreno tiene, significa che sotto c'è la barriera che stiamo cercando. Ora verserò un terzo secchio e questo viene assorbito. Quindi vuol dire che uno strato o un nuovo strato isolante è molto sotto. Quindi cosa mi aspetta se vado avanti nello scavo? Perché lateralmente l'acqua non entra? Perché c'è questa barriera tra l'acqua e questa zona? Molto probabilmente qua non è mai passato dell'acqua. Questa è la teoria. Siamo all'interno di quello che sembra un antico anfiteatro morenico. Qui l'acqua del torrente non è mai riuscita a penetrare, isolando questo deposito. Quello che sto scavando non è un letto di un fiume antico, ma è un'eredità dell'era glaciale, dove l'oro è rimasto sigillato e uniformemente distribuito nel suo volume. Giorno 2. Le pareti sono leggermente crollate, c'è da riscavare per andare in profondità. Oggi dovremo scendere, quindi utilizzeremo mezzi più invasivi. Il materiale è più compatto e ho trovato uno strato di sassi grossi che mi renderanno il lavoro molto più faticoso. Questa mia ricerca è proprio una corsa contro il tempo. Devo stare attento anche al meteo.
Giorno 3. Ha un po' piovuto, il terreno è umido ma non ha fatto danni e l'acqua comunque non è rimasta all'interno del buco. L'obiettivo è quello di togliere quei massi enormi per proseguire nello scavo. Ho allargato il buco per creare una prima pedana e per fare anche degli assaggi in quella zona. Questo è il risultato. Oro c'è, continua a esserci, sempre costante, sempre uniforme, mai di più, mai di meno. Incomincio a identificare le dimensioni e le forme di quei massi che mi hanno ostruito il percorso dello scavo in questi giorni. Ed eccolo qui, il primo masso, veramente enorme. Giorno 4, è il D-Day, è il giorno in cui oggi o tutto o nulla. Il meteo dà una settimana di pioggia. Questo è un secchio in profondità. Questi sono 3 secchi in superficie a livello dell'acqua. Come vedete c'è una differenza. Per velocizzare i lavori ho chiesto l'aiuto dei miei compagni per scendere il più possibile prima che arrivi il brutto tempo. Questo è il mio amico Marco che mi sta dando una mano e grazie al loro aiuto ho anche la possibilità di osservare meglio le pietre. E guardate questo quarzo con all'interno dei cristalli. Questo cosa vuol dire? Che ha viaggiato poco e non ha subito un'erosione meccanica che l'avrebbe rovinata completamente. Ed ecco i primi campioni, una pagliuzza da 7 mm e il primo corindone, una rarità ed è la prima in assoluto trovata in questo torrente. Qua si riscrive una storia geologica. Da solo non ce l'avrei mai fatta, grazie anche all'aiuto dell'amico Gaetano e di Marco. In 3 abbiamo spostato un altro masso veramente enorme per scendere il più possibile. Questa è stata un'impresa, diciamo, faraonica. Magari i faraoni nell'antico Egitto facevano così per costruire le piramidi, ma sollevavamo, mettevamo sotto dei sassi e andavamo avanti così. Quando il baricentro era leggermente più spostato era più facile sollevarla e metterla in piedi. Da qui, dopo questa fatica, nasce il mito, la punta dell'inferno. Allargando lo scavo abbiamo assottigliato anche le pareti che isolavano il torrente dal buco e ci sono 2 infiltrazioni evidenti, non sono ancora pericolose, però incomincia a cedere. Siamo agli sgoccioli, facciamo l'ultima verifica se abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di profondità. Versiamo un secchio e facciamo il test. L'acqua non viene assorbita. Abbiamo raggiunto quello strato a cui stavamo puntando da giorni. Obiettivo raggiunto. Giorno 5. Il risveglio è amaro. La pioggia torrenziale ha cambiato le regole. 2 infiltrazioni profonde hanno trasformato il mio scavo in un lago. Proseguire ora sarebbe inutile e forse pericoloso. Ho deciso di fermarmi, chiudo la buca, restituendo al torrente quello che ho smosso. Mi porto via i segreti di questo strato e il poco oro che Punta Inferno mi ha permesso di raccogliere. L'oro che ho trovato è spigoloso, puro e antico. Questo posto non ha ancora finito di parlare. I segreti rimarranno lì sotto. E io cosa ho capito? Ho capito che Punta Inferno non è un semplice greto, ma un bunker geologico perfettamente isolato dove l'oro non è quello levigato che viaggia col torrente,
ma un oro vergine, spigoloso, è rimasto intrappolato nella morena fin dal ritiro dei ghiacci, distribuito uniformemente in ogni singolo metro cubo di questo cemento millenario. E, anche se il quinto giorno sono stato sconfitto e ho dovuto richiudere lo scavo, porto via con me tempi, misure e dati certi per avere le chiavi dell'inferno il sesto giorno. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito. Ho voluto raccontare una versione un po' particolare di una mia esperienza, condivisa con alcuni miei compagni di avventura. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e le iscrizioni per le escursioni con me sono aperte, quindi affrettatevi. Ciao a tutti!